Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Ieri mi è stato fatto notare una crescita, chiamala folle, del token Rave DAO che in queste settimane, probabilmente sotto gli occhi di tutti, tranne sotto i miei fino a ieri, ha fatto una crescita esponenziale, veramente devastante, proprio il lato positivo per quanto riguarda il prezzo. Ma è proprio questo un buon punto da analizzare. Rave DAO in questo momento è proprio l'esempio perfetto di quando un progetto cripto si trasforma in una narrativa raccontabile che attira ovviamente liquidità, attenzione, speculazione e può trasformarsi in una vera e propria bolla. Passiamo un attimo con il market cap per vedere due dati. Vedete proprio la crescita esponenziale dall'inizio di praticamente aprile, da un prezzo di ingresso di 0,27 centesimi ad oggi, mentre sto registrando il video, che va a toccare 6,88 dollari, con oltre 500 milioni di volumi giornalieri, con una market cap in crescita del 171%. E questo sono dati da tenere molto in considerazione. Partiamo dal fatto che quando un token passa in poche settimane da 20 centesimi a oltre 6 dollari, non siamo davanti a una scoperta del progetto, a una scoperta del prezzo, ma davanti a un momentum estremo. E quando questo momento estremo, cosa succede? Attira trader, attira speculatori, soprattutto attira algoritmi, leve e purtroppo anche persone spinte dalla FOMO che arrivano tardi quando il grosso del movimento forse è già stato fatto. In ogni caso, entrare dopo crescite del genere è veramente, veramente pericoloso. Questo ovviamente non vuol dire che la corsa sia automaticamente finita, ma che il prezzo si sta muovendo in un modo un po' troppo più violento e che il mercato cripto, e soprattutto le persone che sono nel mercato cripto già da qualche anno, conosce molto bene, ovvero quella della narrativa forte che può esplodere in una bolla speculativa e far male al portafoglio di chi, come al solito, entra tardi e in questi momenti non aspetta di vedere cosa succede dopo, tenendo conto che, come vi dico sempre, il mercato sconta sempre tutto. Se un progetto è buono, non serve prenderlo in una corsa, in un rally così alto. Si può sempre aspettare, tanto se il progetto vale, la possibilità di entrare c'è sempre, a qualsiasi livello di prezzo. Soprattutto poi dopo una crescita del genere che è molto probabile poi esploda in una bolla speculativa, anche che sia momentanea, ma può far male a chi entra tardi. Tra le altre cose, altri dati da vedere come si deve sono questi praticamente. La supply in circolazione è di 248 milioni di rave, la total supply sarà di 1 miliardo di rave. Abbiamo un FDV di 6,94 miliardi contro una market cap di 1,72 miliardi. Quindi oggi si sta dando valore su un circolante molto basso rispetto alla massima supply che esisterà. E quando l'FDV è maggiore della market cap così elevata, ci sarà un rischio di diluizione nel tempo molto 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 alto. Infatti normalmente queste crescite così elevate, di quasi il 2000% in un mese, anzi più del 2000% in un mese, sono sempre sostenute da alcuni dati particolari come la supply bassa iniziale, hype, ovviamente c'è sempre, narrativa e magari una liquidità concentrata, non da fondamentali distribuiti. Infatti il prezzo che stai vedendo oggi non tiene conto di quello che dovrà ancora arrivare nei mesi o negli anni successivi. Non ho ancora analizzato gli sblocchi del token, ma è evidente che ci dovranno essere. E nel mondo cripto ciò che deve ancora arrivare spesso purtroppo è quello che poi ti va a fregare. RaveDAO è un progetto che rappresenta l'unione magari di community, eventi globali, musica, ticket, NFT in pieno sviluppo del Web3. Insomma, sta vendendo al momento una cosa che riesce, sta vendendo appunto la possibilità in un mondo digitale di unire narrativa,
cultura, community, intrattenimento e anche identità. Ed è questo il punto centrale, a parte essere legato poi alla crescita di eventi, eventualmente partecipazione a questi eventi dovessero calare poi nel tempo, parlando sempre di fondamentale, non di speculazione, il prezzo ovviamente del token e del progetto stesso andrebbe a diluire, andrebbe a scendere drasticamente. Quindi questa crescita, tecnicamente, non ci fosse hype, non ci fosse speculazione, dovrebbe essere legata alla crescita degli eventi, alla crescita degli utenti che partecipano a questi eventi, alle partecipazioni, sponsorship e partner di questi fest, chiamiamole rave, eventi comunque fisici e digitali. Questo dovrebbe essere il fulcro lineare. Qua è praticamente l'esempio perfetto di quando un progetto diventa simbolo di una narrativa e il prezzo smette in quel momento di essere collegato e rapportato a una crescita di fondamentali reali. Insomma, diventa una funzione dell'attenzione. In questo momento RaveDAO è capitato in un'evoluzione del genere, staccandosi dal fondamentale e focalizzando un'attenzione prepotente. Un dettaglio non per niente secondario è che Rave è entrato nei future di Binance, quindi quando un progetto del genere con un circolante così basso entra nei mirini dei trader anche a leva, i movimenti dei prezzi possono essere devastanti in ambo i lati, sia in crescita che eventualmente in decrescita. Se andiamo poi a guardare lo spot, il perpetual e tutto quanto, vediamo dove attualmente ci sono i volumi più alti. Per quanto riguarda lo sblocco dei token, vediamo ancora che il 75% è ancora bloccato. E qua abbiamo le date che possono essere critiche. Possiamo andare a vedere, a seconda delle date, quanto verrà sbloccato del token Rave. Tenendo conto che, come ho detto poc'anzi, ci sono dei numeri di mercato che sono veramente fuori scala in poco tempo, con i prezzi che salgono, volumi elevati e capitalizzazione esplosa, soprattutto in relazione a una supply circolante che è ancora molto molto limitata. RaveDAO comunque, tra l'altro, adesso in questo momento è salita a $7,60, non è che è un token senza utilità, non ha una struttura, esiste, ha un focus derivante dalla community, come ho detto prima, una narrativa che comunque è molto forte, senso di appartenenza ed eventi, ed è legata strutturalmente a questa cosa. Non è un meme, ha un'utilità che però è un po' troppo stretta a questi eventi, che può essere un pregio oppure no, lì dipende da come si evolverà la situazione. Quindi non stiamo vedendo un progetto che non ha un fondamentale, un senso di esistere, stiamo vedendo a un movimento che oggi non può essere spiegato solo con questi fondamentali. C'è dietro chiaramente una componente speculativa gigantesca e in questi casi, quando i fondamentali, il branding, la community, la leva di mercato si possono allineare tutti insieme, si generano questi movimenti folli, ma soprattutto che sono pericolosi. Sono pericolosi perché la stessa macchina che amplifica il prezzo in salita può essere la stessa che l'amplifica ancora di più, ancora più forte in discesa. Quindi bisogna sempre avere, anche in questo caso, una strategia e valutare il nostro rapporto rischio-rendimento. Entrando ora, che rischio ti stai assumendo? Per quale motivo ti assumi un rischio del genere? Bisogna rispondere a questa domanda con lucidità, ovviamente, e non con la voglia di scommettere. Questa crescita esponenziale non ti sta dicendo che il progetto è forte, ti sta dicendo che c'è stata un'unione di tutti i casi che abbiamo visto in questo video. E possiamo anche farci un'altra domanda. Quando finirà l'euforia? Quanto di questo rally riuscirà ancora a stare in piedi e reggere? Bene, spero che questo video ti sia piaciuto, grazie per essere stato con me fino a questo momento, ti auguro una buona giornata, ci vediamo presto, ciao!